Ciao a tutti e ben ritrovati nel canale del Filo Rosso. Nel video tutorial di oggi andremo a realizzare questo delizioso maglioncino marzapane. Io lo adoro e l'ho già indossato, quindi l'ho già collaudato. È un maglioncino divertente da fare, veloce e appunto con questo punto bellissimo, con questi fiori che ricordano anche dei fiocchi di neve, ha uno stile, trovo molto nordico, molto invernale. E poi io gli ho dato appunto un taglio molto comodo con una spalla diciamo sfasata e che sta bene appunto come vestibilità anche a chi ha qualche curvetta da nascondere. Per la lavorazione di questo progetto io ho utilizzato questo filato, il tweed. La sua composizione è un 50% lana e un 50% acrilico e il suo peso è gomitoloni da 100 grammi per 250 metri. Nell'etichetta è consigliata la lavorazione per l'uncinetto con il 3 e il 4. Io l'ho campionato e per la realizzazione della mia maglia io ho utilizzato gli uncinetti del 4,5 e del 5 perché innanzitutto perché li ho trovati più adatti per il tipo di lavorazione appunto che ho utilizzato io e poi con l'uncinetto del 5 ho dato un po' più di morbidezza, a parte che si lavora benissimo al punto con il 5 ho dato un po' più di morbidezza anche alla lavorazione. La lana non è tra le più morbidi, diciamo tra le mie preferite ovviamente, però per questo tipo di maglia, per il punto che dovevo andare a sviluppare, avevo comunque bisogno di un punto sostenuto e devo dire che insomma ha soddisfatto le mie esigenze abbondantemente. Per la lavorazione poi ho utilizzato come al solito un paio di forbicine, un marker per segnare l'inizio del giro, una codina per nascondere, una lago da lana per nascondere le mie codine e come vi ho detto l'uncinetto del 4,5 e l'uncinetto del numero 5. Il nostro maglioncino è un progetto che si lavora in top down, partendo con la costruzione del collo che si lavora in questo senso praticamente in orizzontale con giri di andata e di ritorno e a mezze maglie alte lavorate in costa dietro. Poi noi andremo ad unire la circonferenza, a mettere il lavoro così in verticale e andremo a montare nei primi giri delle maglie con diversi aumenti per dare già subito ampiezza al nostro progetto. E poi andremo ad iniziare la nostra sequenza di punto fantasia che appunto mi dà questi fiori o fiocchi di neve molto belli in rilievo e a sequenze di lavoro, quindi dopo ogni lavorazione di 4 giri di questo punto fantasia di fiori, andremo ad inserire un giro di maglie basse per andare ad ampliare ulteriormente la nostra lavorazione, vedete, perché appunto devo allargare la spalla. Lavoreremo appunto dei giri per sviluppare il nostro sprone e poi ad un certo punto andremo a dividere il lavoro, il corpo centrale, dalle maniche. La linea appunto di chiusura è volutamente abbastanza bassa, quindi sotto all'ascella, perciò diciamo la linea del raglan è abbastanza ampia, perché appunto ho voluto apposta dare questa linea molto morbida al maglioncino. In realtà proseguito potrebbe anche diventare una cappa o una mantellina. Io a un certo punto allora ho chiuso, ho lasciato lo spazio per le maniche, ho diviso il corpo e ho continuato la lavorazione del punto del corpo e ho finito poi con un giro di punto gambero. Per le maniche ho lasciato appunto la lavorazione della manica volutamente stretta, quindi abbastanza in figura e l'ho proseguita lavorandola dritta per poi finire gli ultimi 2 giri anche qui di lavorazione perché sono partita dal collo lavorando con il 4,5, con l'uncinetto del 4,5. Tutto il corpo centrale della maglia l'ho lavorato col numero 5 per dare volume e anche più morbidezza al capo e poi gli ultimi 4 giri di lavorazione, l'ultima sequenza del fiore della maglia e così anche le maniche, ho terminato lavorando con il 4,5 per restringere un pochino la lavorazione ed ho rifinito
con un punto gambero. Avevo anche provato a fare una fascetta riprendendo il bordo del collo, ma non mi piaceva, non stava bene e trovo che così rifinito sia veramente molto molto bello. Ora andiamo a vedere più da vicino le misure. La circonferenza del collo del maglioncino è di 66 centimetri. Poi vi dirò appunto nel dettaglio per quanti giri ho lavorato e vi spiegherò meglio. È giusto per darvi delle misure indicative. La circonferenza della parte, diciamo, più esterna delle spalle, della parte alta, ovviamente sto parlando per una taglia SM, è di 104 centimetri. La lunghezza dalla base del collo alla base finale del maglione è di 42 centimetri. Quindi poi qui ognuna può valutare se va bene questa lunghezza o se vuole può continuare la lavorazione ovviamente di un motivo in fiore in più. E altrettanto per le maniche. Io dal punto degli scalfi alla fine ho lavorato per 28 centimetri. Ovviamente per avere un effetto di una manica al polso un po' cortina. Chi vuole appunto può lavorarla lunga. Vi do anche il motivo del campione dei fiori. Allora, 3 moduli di fiori sono 16 cm per 5 cm in altezza. Quindi vedete, io ho considerato come riferimento, se volete fare la campionatura, 1, 2 e 3 fiori. 3 fiori corrispondono a 16 cm e l'altezza appunto di un motivo è di 5 cm. Il progetto è stato campionato per una taglia SM, veste una 42-44. Io vi do delle indicazioni per una taglia LXL. La bellezza del progetto lavorato a top down, che ognuna può costruirlo partendo appunto dal collo con più o meno i riferimenti che do io e poi apportarne le modifiche provandolo strada facendo. Questo ve lo dico sempre. Allora, gli uncinetti per la lavorazione che io ho utilizzato sono quelli del 4,5 e del 5. Per chi volesse magari realizzare una taglia più piccolina, una SXS diciamo piccola, può anche lavorarlo tutto con il 4,5, quindi si può anche giocare appunto con l'uncinetto per restringere un pochino la taglia eventualmente. Il punto fantasia di questi fiori è multiplo di 8. Per una taglia SM io per la realizzazione della fascia del collo ho avviato 26 catenelle su cui ho realizzato 25 mezze maglie alte. Ho lavorato queste mezze maglie alte del collo per 54 giri e poi ho chiuso la lavorazione del collo in tondo. Sulla base del collo, che è questa, una volta chiusa, ho lavorato il primo giro a maglie basse dove ho applicato 37 aumenti. Quindi ho lavorato maglie basse sui 54 giri della base del collo, perché ogni costina, ogni costa di lavoro corrisponde a una maglia lavorata di maglia bassa, e sulle maglie basse, sulle maglie di base del collo ho applicato 37 aumenti, quindi nel primo giro alla fine, nella mia circonferenza, mi troverò con 91 maglie. Il secondo giro l'ho lavorato il primo a maglie basse per dare un po' più tenuta e rifinitura al collo. Il secondo giro di lavorazione l'ho fatto a maglie alte, ho applicato sempre 37 aumenti distribuiti e quindi se prima avevo 91 maglie di base, dopo i 37 aumenti distribuiti nel secondo giro avrò 128 maglie di base. 128 sono multipli di 8. Su questo giro di maglie alte vado a costruire il punto fantasia e la prima sequenza del punto per ottenere un fiore è quella di lavorare questi 4 giri che mi danno appunto lo sviluppo del fiore, e su 128 maglie di base vado a lavorare 16 motivi di fiori. Vedete, questo è il collo, ho lavorato il primo motivo che è composto da 4 giri. Nel quinto giro io vado a lavorare, vedete che è questo, poi lo vedremo a passo assieme, vado a lavorare delle maglie basse su cui andrò ad applicare degli aumenti che sono quelli che mi servono a sviluppare una seconda sequenza, un secondo fiore, ovviamente ampliando il mio top down. Quindi vado a lavorare una prima sequenza, il mio primo giro di fiore,
e poi la riga di maglie basse. Vado ad montare degli aumenti e così vado a sviluppare nel secondo giro più fiori e quindi vado ad ampliare il mio top down e altrettanto vedete farò nei giri successivi fino allo scalfo delle braccia, fino al punto dove poi andrò a fare la mia divisione. Adesso appunto vi do questi riferimenti che vi potete annotare e dopo strada facendo vediamo passo passo lo sviluppo. La seconda sequenza di lavoro è data sempre dai 4 giri del punto fantasia che mi fanno ottenere il secondo giro di fiori. Nel giro di maglie basse, dopo i primi 4 giri di lavoro del fiore, nel quinto giro io ho lavorato a maglie basse ed ho inserito 16 aumenti e perciò io totalizzo alla fine di questo quinto giro 144 maglie di base. La seconda sequenza, che è quella che mi dà il secondo motivo del fiore. Lavoro per 4 giri il mio punto fantasia ottenendo 18 motivi di fiori. Finito il secondo giro del secondo fiore, questo, vado a lavorare a maglie basse scontornando la circonferenza montando 16 aumenti. Quindi io dovrò avere alla fine di questa sequenza 160 maglie di base. Lavoro un terzo motivo di fiori sulla base di queste 160 e dopo aver lavorato i 4 giri di questo punto fantasia che mi danno 20 motivi di fiori, sul quinto giro vado a lavorare a maglie basse inserendo 16 aumenti e quindi totalizzando 176 maglie di base. Nella quarta sequenza del fiore, quindi l'ultima, questa, vado a lavorare 4 giri per ottenere il punto fantasia ed esattamente 22 motivi di fiori. Più eventualmente, allora, per chi lo desiderasse ed avesse una circonferenza più ampia, può montare, quando ha suddiviso il corpo del davanti e del dietro e delle maniche, eventualmente soltanto nella parte della suddivisione del davanti può mettere su 8 aumenti, può montare 8 aumenti per avere una circonferenza di seno più abbondante, solo ovviamente per chi lo desiderasse. Per tutti gli altri, appunto, se vogliono lavorare il modello come ho fatto io qui da tutorial, si fermeranno a 22 motivi, quindi non dovranno considerare quest'ultima riga di aumenti. Quindi 22 motivi nella circonferenza, 22 motivi di fiori. Questa è la circonferenza prima della chiusura della suddivisione del mio sprone. I 22 motivi di fiori vanno suddivisi in questo modo. Tengo 7 motivi sul dietro, 7 sul davanti e 4 per le maniche. E poi nel sottobraccio di tutte e due le braccia vado a montare 16 maglie, poi lo vediamo tutto questo nei vari passaggi, 16 catenelle per dare ampiezza diciamo sia alle maniche che al fianco del mio lavoro. Invece per la taglia L o XL, che ovviamente andrà valutata strada facendo perché non l'ho testata, monterete sempre 26 catenelle di base su cui lavorerete 25 mezze maglie alte per 62 giri di lavoro e andrete a chiudere il vostro lavoro in tondo. Sulla base del lavoro del collo dovete lavorare un primo giro a maglie basse applicando 41 aumenti arrivando a 103 maglie e nel secondo giro lavorerete a maglie alte applicando 41 aumenti e quindi totalizzando una base di partenza su cui andare a lavorare il motivo dei fiori di 144 maglie di base. La prima sequenza del fiore si lavora con i 4 giri del punto fantasia che vedremo assieme, totalizzando 18 motivi di fiori in totale. Finito il mio primo fiore, sul quinto giro si lavora a maglie basse inserendo 16 aumenti per un totale di 160 maglie di base. Nella seconda sequenza di lavoro del fiore si lavorano 4 giri sempre del punto fantasia ovviamente per totalizzare ora 20 motivi perché abbiamo montato gli aumenti e sul quinto giro, quindi finito il mio secondo fiore, lavoro un quinto giro, quinto della sequenza, ogni sequenza ha 5 giri, lavoro a maglie basse inserendo 16 aumenti per avere 176 maglie di base. Nella terza sequenza, il terzo fiore, lavoro 4 giri per ottenere il punto fantasia
e precisamente 22 motivi di fiori sulle 176 maglie di base, e sul quinto giro lavoro a maglie basse inserendo 16 aumenti. Quindi inserendo 16 aumenti, 176 più 16 ne avrò 192. La quarta sequenza del fiore lavoro 4 giri del punto fantasia su 192 maglie di base, che sono 23 motivi di fiori, e sul quinto giro lavoro a maglie basse inserendo 8 aumenti solo dopo aver fatto la suddivisione con i miei marker. Quindi dapprima mi suddivido il mio sprone con i motivi, che sono 25 scusate, che sono 23 da prima, e poi solo sulla parte del davanti, dove deciderò appunto di portarlo sul davanti, andrò ad inserire 8 aumenti, e quindi io avrò 25 motivi suddivisi in questo modo. Sempre 4 per le braccia, 8 motivi sul dietro e 9 sul davanti. Vedete, perché io alla fine della quarta sequenza avrò ottenuto 23 motivi. Poi però sull'ultimo giro di lavorazione che vado a fare a maglie basse inserisco 8 aumenti solo sulla parte del davanti, dove andrò a stabilire che io dovrò lavorare il mio davanti per ottenere un motivo in più, perché qui c'è appunto la parte del seno, quindi ho bisogno di dare sviluppo, e quindi avrò 9 motivi di fiori sul davanti, 4 per le braccia e 8 sul dietro. In totale sono 25 motivi. È più facile lavorarlo, quindi adesso mano a mano vederlo sviluppato nella lavorazione, che appunto ascoltare tutte queste istruzioni che all'inizio possono spaventare. Vi consiglio una prima volta di vedere il video intero, in modo di capire come svilupparlo, e poi prendere il vostro uncinetto filato e provare a realizzarlo per la taglia desiderata. Allora prendiamo il nostro uncinetto del 4,5 e andiamo a lavorare il nostro collo. Ve lo faccio vedere soltanto in velocità perché l'abbiamo visto per tanti altri tipi di lavorazione, il collo fatto così a fascia, il collo elastico, per altri tipi di progetti del filo rosso, e quindi andrei a dilungarmi troppo e a portar via tempo al progetto. Quindi vi faccio vedere in velocità, andiamo a montare le nostre 26 catenelle, facciamo un campione veloce, su cui poi io vado a lavorare a mezze maglie alte, quindi salto la prima maglia, vado nella seconda e vado a lavorare 25 mezze maglie alte, in questo modo. Una volta lavorate tutte le mie maglie, vedete, mezze maglie alte, una catenella, giro il mio lavoro, filo sull'uncinetto, ovviamente salto la prima che ho appena effettuato e lavoro le mie mezze maglie alte in costa dietro. Giro il mio lavoro, effettuo una catenella, terminata la lavorazione faccio una catenella e giro il mio lavoro, salto la catenella che ho appena lavorato e dalla seconda, sempre in costa dietro, vado a lavorare a mezze maglie alte. In questo modo, vedete, ottenete questa fascetta. Una volta lavorati i vostri 54 giri, quindi con giri di andata e di ritorno, ogni giro di lavorazione, vedete, forma una costa e li dovete andare a contare
andrete a chiudere la lavorazione in tondo, potete vedere quella che abbiamo fatto per maglia cannella, e chiudete con delle maglie bassissime il collo in circonferenza a ciambella. Dopodiché, una volta montato il nostro collo, come vi ho detto, andiamo ovviamente 54 giri per le taglie SM e 62 giri per le LXL, come vi ho detto prima. Allora, una volta chiuso il nostro collo, andiamo a fare un giro di maglie basse intorno ai 54 giri, quindi ogni giro è una costina di lavoro, dove andiamo a montare 37 aumenti. Alla fine del primo giro otteniamo 91 maglie e poi andiamo a lavorare il giro successivo, che è questo, che è il secondo, a maglie alte, applicando 37 aumenti. Alla fine di questi due giri dovrete avere una base di 128 maglie, che è appunto la base per partire a lavorare il nostro motivo fantasia, che vediamo subito come sviluppare. Lavoro su un campione perché la maglia l'ho già realizzata e facciamo finta di essere di aver completato il secondo giro di maglie alte, dove dopo 37 aumenti ho 128 maglie di base e quindi devo iniziare la lavorazione del mio fiore. Chiudo le mie maglie alte con una maglia bassissima come di consueto, mi alzo con una catenella e rientro all'interno dello stesso punto di base effettuando una maglia bassa. Ora inizio la lavorazione del mio punto fantasia. Faccio una catenella, salto 3 maglie di base, 1, 2, 3 e nella quarta, quindi 1, 2, 3, nella quarta effettuo 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio di base. 1, 2 e 3. Una catenella e sempre all'interno dello stesso spazio di base effettuo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Ho ottenuto così un ventaglio con una catenella di separazione al centro. Una catenella, salto 1, 2, 3 e nella quarta maglia di base effettuo una maglia alta, una maglia bassa e quindi devo andare adesso intorno a tutta la circonferenza a riproporre questo motivo. E riparto una catenella, salto 3 maglie di base e nella quarta effettuo 3 maglie alte, una catenella di separazione e 3 maglie alte. Realizzo un'altra catenella, conto 1, 2, 3 maglie di base, nella quarta effettuo una maglia bassa. Procedo in questo modo per tutta la mia circonferenza. Completata tutta la circonferenza con i miei motivi, mi troverò di base 1, 2, 3 catenelle e vado a chiudere con una maglia bassissima nella prima maglia bassa del giro che ho effettuato. Quindi così, in questo modo. Ed ora con delle maglie bassissime cammino e mi porto fino alla sommità del mio ventaglio. Quindi effettuo delle maglie bassissime in questo modo, entrando nelle catenelle così in modo morbido, e vado al centro di questo ventaglio dove faccio una catenella, rientro e una maglia bassa. Mi raccomando, ora posizionate il marker di lavoro perché altrimenti poi vi confondete. Realizzate 3 catenelle, 1, 2, 3. Questo è il secondo giro del punto fantasia e tutto il lavoro, cioè la sequenza dei fiori, si svilupperà alternando il primo e il secondo giro semplicemente per 4 volte fino ad ottenere appunto questo motivo che è il fiore. Quindi maglia bassa, 3 catenelle, filo sull'uncinetto. Ora andiamo a fare dei punti a rilievo, quindi questo è il mio ventaglio, entro così sotto
alla prima maglia alta, porto fuori il filo, tiro bene ed effettuo una maglia alta non chiusa, entro nella seconda maglia, porto fuori bene il filo e faccio una seconda maglia alta e non la vado a chiudere, un gettato, rientro, porto fuori il filo e faccio una terza maglia alta non chiusa. Attenzione, dovete passare ora a questo ventaglio successivo e fare la stessa cosa, entrando in rilievo nelle 3 maglie della metà del ventaglio. Quindi entro in questa maglia alta, porto fuori il filo, maglia alta non chiusa, un gettato, entro nella seconda maglia del ventaglio, porto fuori il filo e chiudo le prime 2 asole e nella terza maglia della prima parte del secondo ventaglio entro sempre in questo modo, porto fuori il filo. Ho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maglie nell'uncinetto. Prendo il filo e con delicatezza lo porto fuori da tutte le mie maglie, quindi porto fuori la mia asola. Ho formato i primi 2 petali del mio fiore, questi bassi. Ora che cosa faccio? Con l'uncinetto entro dentro qui, vedete che si viene a formare questo archetto, passo sotto qui, porto fuori il filo e chiudo con una maglia bassa in questo modo. Vado a definire e a distinguere i petali del mio fiore. Faccio 3 catenelle, 1, 2 e 3 e qui nell'archetto successivo faccio una maglia bassa. Ora riparto e faccio la stessa operazione di prima. 1, 2 e 3 catenelle. Vado a lavorare in rilievo queste 3 maglie alte e le 3 maglie alte successive del secondo motivo, quindi una maglia alta lavorata a metà, nel seconda maglia una maglia alta lavorata a metà, nel terzo una maglia alta lavorata a metà, passo nel ventaglio successivo una maglia alta non chiusa, nella seconda maglia del ventaglietto una maglia alta non chiusa, mi raccomando il filo, portate bene fuori così il filo, non tenetelo molto morbido perché altrimenti vi viene un fiore tutto arricciato e striminzito, quindi portate fuori il filo e fatelo uscire bene e poi passate tutte le maglie, l'asola la fate passare attraverso tutte le asole in questo modo. Dopodiché con l'uncinetto entrate qui, vedete, questo è il vostro fiore, entrate qui, prendete il filo e portatelo fuori con una maglia bassa. Si riparte con le 3 catenelle e nuovamente nel motivo successivo qui nell'archetto fate la maglia bassa. 3 catenelle, lo rivediamo un'ultima volta, filo sull'uncinetto, questo è l'altro mezzo ventaglio, lavoro 3 maglie alte non chiuse su ogni maglia alta di base sottostante, così, e poi passo nel ventaglio successivo e lavoro sempre le mie 3 maglie alte non chiuse nell'altro mezzo ventaglio. Porto fuori il filo da tutte le asole e poi entro qui nel motivo e faccio una maglia bassa. Sono arrivata all'ultimo motivo, quindi ho preso in rilievo le 3 maglie del del secondo gruppo del ventaglio, vedete, e mi ritrovo alla fine con il mio marker qui e qui dove ho lavorato le maglie bassissime e vedete che mi trovo le maglie di questo ventaglio prima del marker che vado a prendere a rilievo, quindi una maglia alta non chiusa, la seconda maglia alta non chiusa e la terza maglia alta non chiusa e vado a chiudere tutte le maglie assieme dei 2 gruppi che ho lavorato facendo passare
la mia asola attraverso tutte le maglie e poi entrando qui dentro e facendo una maglia bassa. Completo con 1, 2, 3 catenelle. Qui ho posizionato il mio marker e vado a chiudere con una maglia bassissima in questo modo. Faccio una catenella, rientro e faccio una maglia bassa e riparto la lavorazione lavorando come abbiamo visto nel primo giro, però ovviamente con dei punti di base diversi. Quindi ho fatto la mia maglia bassa, una catenella, qui dove ho il punto di giunzione dei due petali sottostanti vado a fare il mio ventaglio lavorando come nel primo giro, una, 2 e 3 maglie alte, ok? Una catenella di separazione e sempre all'interno dello stesso punto di base lavoro una, 2 e 3 maglie alte. Quindi ho lavorato come nel primo giro il mio ventaglio e vedete che già il fiore inizia a vedersi. Una catenella di separazione e qui dove ho la catenella nel punto successivo, vedete? Qui dove ho la maglia bassa, scusate, punto proprio l'uncinetto qui dentro e lavoro una maglia bassa. La punto proprio in corrispondenza. Non vado come al solito nella parte sopra, ma vado proprio dentro qui e faccio una maglia bassa. Una catenella di separazione e riparto. Vedete qui dove ho il buchino nel punto di giunzione dei miei due petali, entro e faccio 3 maglie alte, una, 2 e 3. Una catenella di separazione, rientro, una, 2 e 3. Una catenella e qui nel punto di giunzione dove ho la maglia bassa entro e faccio una maglia bassa. Riparto con una catenella e lavoro le mie 3 maglie alte, una catenella di separazione, 3 maglie alte per tutto il mio giro. Una volta completato il mio giro ho lavorato l'ultimo ventaglio e la catenella. Qui tolgo il mio marker nel punto di inizio e chiudo con una maglia bassissima in questo modo. Cammino con delle maglie bassissime fino alla sommità dell'archetto del ventaglietto successivo, così. Ecco, sono nella cima del ventaglio, faccio una catenella, rientro e una maglia bassa. Posiziono il mio marker e questo sarà il mio inizio giro. Realizzo 3 catenelle, 1, 2, 3 ed ora riparto con quello allo stesso modo di come abbiamo visto realizzare il secondo giro prima. Quindi devo sempre alternare il primo e il secondo giro. Quindi realizzo una maglia alta non chiusa nelle maglie di questo ventaglietto, una seconda maglia alta non chiusa e una terza maglia alta non chiusa. Di nuovo un gettato, passo al ventaglio successivo, una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa, quindi le chiudo, la lavoro a metà praticamente, e una terza maglia alta non chiusa, portando fuori bene il filo, tirandolo ben fuori, e poi quando ho tutte le mie asole sull'uncinetto porto fuori l'asola principale e sotto lavoro una maglia bassa. Riparto 1, 2, 3 catenelle e lavoro una maglia bassa qui
nella sommità del ventaglietto successivo. 3 catenelle e riparto con la lavorazione delle maglie in rilievo e procedo in questo modo per tutto il giro. Ho quasi terminato il quarto giro del punto fantasia, quindi vedete i giri sono questi 1, 2 e si forma un petalo, 3, 4 e si forma l'altro petalo del fiore, quindi in 4 giri noi andiamo a realizzare quello che è il nostro fiore. Ho appena appunto lavorato le maglie in rilievo, vado a fare le mie 3 catenelle, 1, 2 e 3. Qui ho il mio marker, lo tolgo, punto l'uncinetto, prendo la maglia e chiudo con una maglia bassissima, faccio una catenella, rientro e ho fatto la mia prima maglia bassa dove vado a riposizionarmi il mio marker. Ho lavorato la mia prima sequenza. Una sequenza forma un fiore. Riprendiamo i nostri appunti e quindi la prima sequenza diceva di lavorare 4 giri del punto fantasia. Nella mia circonferenza, a seconda della taglia, nel mio caso ho ottenuto 16 motivi di fiori. Adesso il mio quinto giro, che mi va a concludere la sequenza, vedete, le sequenze sono queste, 4 giri del punto fantasia del fiore, e il quinto giro io vado adesso a lavorare a maglie basse e vado ad inserirmi all'interno della circonferenza distribuendoli 16 aumenti. Ora attualmente io ho 128 maglie di base su cui ho lavorato il mio punto fantasia. Con i 16 aumenti che andrò a distribuire avrò un totale di maglie basse all'interno della mia circonferenza di 144 maglie di base, su cui andrò a lavorare la seconda sequenza. Quindi vediamo come lavorare. Allora, per distribuzione degli aumenti, forse il modo più semplice è prendere i vostri marker o i pezzettini di filo e di distribuirli in maniera equa intorno alla circonferenza. Oppure la cosa diciamo più intelligente da fare è, sapendo che io ho 128 maglie di base, vado a fare 128 diviso 16, che sono gli aumenti che io devo ottenere. Il numero di maglie che esce è ogni quante maglie vado a fare l'aumento. Siccome adesso voi dovete lavorare a maglie basse e prima di mettere gli aumenti vi spiego come lavorare a maglie basse, andate a distribuire questi aumenti. Allora vedete, qui io ho 3 catenelle e poi ho la maglia bassa, qui io ho 3 catenelle, poi qui ho la maglia bassa. Io intorno alla circonferenza devo lavorare 3 maglie basse all'interno della circonferenza, così, e dove ho la maglia bassa lavoro la maglia bassa, dove ho le 3 catenelle vado a lavorare 3 maglie basse e dove ho la maglia bassa vado a lavorare la maglia bassa. Quando però dovrò andare a montare l'aumento, se qui ho l'aumento da fare, le catenelle non saranno più 3 ma saranno 4, perché io avrò messo l'aumento. E quindi dovete all'interno di questa circonferenza, se voi lavorate tutta la circonferenza con 3 catenelle nello spazietto delle 3 catenelle e una maglia bassa qui all'interno della maglia bassa, ottenete 128 maglie. Con i 16 aumenti che andate a mettermi dovete averne 144. Quindi adesso andate a distribuire i vostri aumenti per preparare la base successiva di lavoro della prossima sequenza dei punti fantasia. Lavorata la circonferenza a maglie basse, chiudo con una maglia bassissima sulla prima maglia di lavoro, effettuo una catenella, rientro e faccio una maglia bassa e posiziono il mio marker. E parto a lavorare la seconda sequenza dei fiori. Quindi, come abbiamo visto, al primo giro una catenella, salto 1, 2, 3 maglie di base,
e vado a lavorare il mio ventaglio. Quindi il primo giro del mio punto fantasia. Uno, due, salto 3 maglie di base e nella quarta la maglia bassa. Quindi riparto. Perciò la seconda sequenza lavoro i miei 4 giri del punto fantasia per ottenere il secondo fiore e in totale dovrò avere 18 motivi di fiori. Finito il quarto giro del punto fantasia, sul quinto, come abbiamo visto prima, vado a lavorare a maglie basse inserendo 16 aumenti e trovandomi con 160 maglie di base. La terza sequenza del fiore con 160 maglie di base mi darà 20 motivi di fiori e sul quinto giro della sequenza della lavorazione lavoro a maglie basse inserendo 16 aumenti. Totalizzerò 176 maglie di base per andare a lavorare 22 motivi di fiori su queste 176 maglie di base. Quindi lavoro la mia quarta ed ultima sequenza composta da 4 giri che mi daranno il punto fantasia del fiore e ottenendo 22 motivi che sono quelli che abbiamo intorno allo sprone. Solo ed esclusivamente se avrò bisogno, perché il mio progetto lo proverò spesso per testarne appunto la vestibilità ed eventualmente posso aggiustare ampliandolo utilizzando un uncinetto anche di mezzo numero più grande o più piccolo se necessario, ed eventualmente se questi 22 motivi vedo che mi stanno stretti e ne voglio aggiungere, voglio ampliare diciamo la mia lavorazione, posso appunto suddividere già simulare la suddivisione diciamo del mio sprone, no? E andare a mettere su quello che sarà poi il mio davanti, dove appunto al seno avrò bisogno appunto di vestibilità maggiore, 8 aumenti. 8 perché il motivo del punto fantasia è multiplo di 8 e in questo modo andrò ad avere la base poi per avere una lavorazione del corpo un pochino più morbida. Ora vi lascio proseguire da sole in questo modo e vediamo come suddividere il nostro diciamo, sprone del lavoro. Una volta che io ho lavorato tutte le mie 4 sequenze di punti, quindi vedete una prima sequenza, una seconda sequenza, una terza sequenza e una quarta sequenza, nella circonferenza del mio sprone per la taglia SM io ho 22 motivi di punti dei fiori, quindi ho 22 moduli di fiori e vado a suddividerli in questo modo. Tengo 7 motivi di fiori sul davanti e 7 sul dietro e 4 e 4 sulle maniche. Poi nella parte del sottobraccio io andrò a montare 16 catenelle, quindi vado ad ampliare con 16 catenelle sia la mia circonferenza del corpo sia il sottobraccio e 16 catenelle equivalgono a 2 motivi perché come abbiamo visto il multiplo è di 8. E quindi che cosa faccio? Dopo la quarta sequenza io scontorno tutta la lavorazione senza più fare aumenti con delle maglie basse. Come abbiamo visto lavoro una maglia bassa nel punto di intersezione dei fiori e 3 maglie basse all'interno degli occhielli, una maglia bassa e 3 maglie basse come abbiamo visto. Vado a chiudere circolarmente la lavorazione con una maglia bassissima, questo è il mio marker di inizio. Abbiamo visto appunto questo sistema di suddivisione per tantissimi altri progetti del filo rosso. Vado a montare le mie 16 catenelle, vedete io le ho già lavorate. Ho contato 4 fiori che sono quelli per il passaggio delle braccia, quindi 1, 2, 3 e 4. Qui vedete, questo è l'inizio del primo fiore, quindi 1, 2, 3 e 4 e qui metto il marker e con queste 16 catenelle mi vado ad agganciare dove ho posizionato il mio marker da questa parte e quindi porto fuori la mia catenella.
in questo modo. Una catenella, una maglia bassa per alzarmi e continuo la lavorazione. Adesso riprendo la lavorazione invece del mio punto fantasia nuovamente, e quindi qui ho la maglia bassa, filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3 maglie di base e nella quarta riparto a fare il mio ventaglio. Quindi riprendo la lavorazione del punto fantasia. Catenella, 1, 2, 3 maglie di base e nella quarta faccio il mio ventaglio. Procedo con questa lavorazione fin tanto che non incontro l'altro marker, e da marker a marker io ho lasciato 7 motivi di fiori, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qui ho posizionato il mio marker, farò l'altra catenella di 16 maglie, salto i 4 fiori che sono quelli delle maniche, 1, 2, 3 e 4, eccoli qui, e con l'altra catenella mi aggancio da questa parte e continuo la lavorazione del punto fantasia e così del corpo centrale della maglia. Una volta che ho lavorato i miei motivi nella parte appunto centrale, arrivo all'altro marker dove io sono già andata a crearmi una catenella di 16 maglie, quindi l'agganciate e andate a creare questa catenella suddividendo i 4 fiori, quindi 1, 2, 3 e 4, quelli delle braccia, e proseguite la lavorazione circolarmente del vostro motivo del punto fantasia fino ad arrivare appunto alla chiusura del giro, lavorando sull'altra catenella che abbiamo montato, e proseguite a lavorare le sequenze dei punti fantasia per la parte del corpo. Dal punto di chiusura dello scalfo delle braccia e della suddivisione per il corpo io ho lavorato 3 moduli, 3 motivi di fiori. Comunque la lunghezza appunto la deciderete voi anche indossandola e sono circa 19-20 cm di lavorazione. Ho concluso con il giro dove appunto la lavorazione non veniva con i ventagli ma veniva allineata con le 3 catenelle e le maglie basse, e ho rifinito poi la mia base con un giro di lavorazione appunto a gambero. Avevo provato anche a fare la stessa fascetta, a riproporre qua giù la stessa fascetta del collo, ma non mi piaceva, mi piace di più appunto lavorato così e terminato così. Una volta appunto terminato il corpo, la lavorazione del corpo, vado a riprendere sempre con lo stesso sistema circolarmente la circonferenza delle maniche e vado a continuare la lavorazione a punto fantasia. È bellissima anche una manica a 3/4, quindi lavorata più corta, perché io vi assicuro che l'ho provato ed è veramente deliziosa. Io l'ho fatta più lunga perché sono freddolosa e poi in inverno mi manca proprio, cioè ho bisogno proprio di scaldarmi tutto il braccio. Ho lasciato la lunghezza fino a qui circa, quindi non l'ho fatta proprio lunga perché lunga non mi piaceva neanche così. E è proprio bella, portata leggermente più corta la manica a mio gusto, poi voi fate come più vi piace naturalmente. E la manica l'ho lavorata, vedete dallo scalfo del sottobraccio, per altri 25-26 cm. In questo caso non ho chiuso con il punto, diciamo con la parte che mi va a allineare il motivo fantasia, ma l'ho lasciato perché è molto più carino, più romantico, secondo me, finirla con l'ondina del ventaglio. Vedete che carina. E poi naturalmente ho rifinito anche questa con un punto fantasia, con il punto gambero, che gli dà un dettaglio molto bello. Quindi per la manichetta semplicemente vi agganciate con il filo magari in un angolino e sapete che avete i vostri motivi da lavorare.
qui intorno alla circonferenza e qui sotto, appunto nel sottobraccio, abbiamo aumentato di 16 maglie che corrispondono a 2 motivi del punto fantasia. Quindi 4 motivi che abbiamo lasciato per l'apertura, vi ricordate nella suddivisione, 4 più 2, 6 da lavorare in circonferenza. Anche per oggi il nostro video tutorial è giunto al termine. Vi è piaciuto il maglioncino marzapane? Fatemelo sapere nei commenti. Io lo adoro, è un maglioncino che ha un punto che veramente sa di nordico, d'inverno e come dice la mia amica Magda, burroso, perché quando l'ha visto se n'è innamorata subito e mi ha detto questo progetto è un progetto burroso. In effetti questo filato molto particolare che ha questa tinta burro con tutte queste screziature colorate che a me ha ricordato immediatamente, ha riportato indietro nel tempo e mi ha ricordato, non so dirvi perché, ma l'ho associato subito al marzapane, forse appunto per via della base del colore del panetto di marzapane e poi a tutti i colori dei fruttini che in questo periodo dell'anno, almeno nella mia città, si usa a vendere perché appunto fanno parte della tradizione. Ora io aspetto di sapere cosa ne pensate e naturalmente aspetto le vostre interpretazioni nel nostro bellissimo gruppo Facebook dove ogni giorno mi deliziate con un vostro lavoro e devo dire che siete tutte molto molto brave, mi date davvero una grandissima soddisfazione. Io vi mando un grandissimo abbraccio e un arrivederci a presto. Grazie, ciao!